Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video state per scoprire il vocabolario delle scarpe. Tutte le parole e le espressioni da utilizzare in un negozio di scarpe in Italia o se avete bisogno di parlarne in qualsiasi altro contesto. E mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché ci saranno anche delle espressioni idiomatiche relazionate con le scarpe che gli italiani usano quotidianamente. Buongiorno! Salve, mi dica pure, di cosa ha bisogno? Sì, avrei bisogno di comprare delle scarpe da ginnastica. Ha delle preferenze? Marche, colore, prezzo? La marca non è importante per me, però vorrei un paio bianco, se fosse possibile. Ho bisogno di abbinarlo alla mia tuta nuova di zecca. Certamente, ne abbiamo una vasta scelta. Ancora una cosa, non vorrei spendere una fortuna. Magari sugli 80 euro, se fosse possibile. D'accordo, ha fatto bene a dirmi il suo budget. Vado in magazzino e le porto delle opzioni. Perfetto. Dunque, prima di proseguire il dialogo, facciamo un po' di chiarezza. Io avevo bisogno di comprare delle scarpe da ginnastica, ma queste sono solo una tipologia di calzatura. Le tipologie sono tantissime. Ecco le più comuni. Le scarpe da ginnastica, le scarpe col tacco, le ballerine, i sandali, le infradito, i mocassini, gli anfibi, i sabot, le stringate o francesine, gli stivaletti alla caviglia, gli stivali. Proprio perché ci sono così tante tipologie, se si chiede alla commessa in un negozio una di queste tipologie, è molto probabile che lei ci porrà la domanda: ha delle preferenze? Perché per ogni tipologia ci sono ovviamente dei modelli differenti. Le scarpe ovviamente sono due, perciò si parla di un paio di scarpe, 2 paia, 3 paia e così via. Sì, il plurale della parola è irregolare. La tuta non è esattamente una calzatura, ma spesso gli stranieri non sanno esattamente cosa sia, quindi ho pensato di parlarne brevemente. È un completo formato da un pezzo di sopra, generalmente una felpa, e un pezzo di sotto, i pantaloni della tuta, abbinati tra loro. Esistono poi le tute, i modelli di tuta uniti, usati sia per il lavoro sia per piacere. Dunque, sugli 80 euro purtroppo non c'è molto. Sa, le scarpe da ginnastica buone sono costose. Ma c'è questo modello che verrebbe 78 euro perché c'è uno sconto del 25%. Visto che siamo in periodo di saldi, glielo mostro. Mi piace molto. Lei che numero porta? Vediamo se c'è. Io porto il 39, però spesso prendo il 40 per stare più comoda. Dipende dal modello. Dunque, è proprio il 40 infatti. E purtroppo mi è rimasto questo e un paio di 36 e un paio di 44. Le provo. Per caso ha un calzascarpe? Sa, d'estate faccio sempre un po' fatica a indossare le scarpe nuove. Certamente, lo trova sotto la poltrona. Sì, calzano bene. Le sente comode? Camminando sento che la suola è un po' dura e mi fa un po' male la pianta del piede. È normale perché sono nuove. Con il passare del tempo lei camminerà molto e vedrà che diventeranno più morbide, si adatteranno meglio al suo piede. D'accordo. E senta, avreste dei lacci blu? Sa, così posso cambiarli quando ne ho voglia. Certo, eccoli. Gradisce anche dei calzini? No, grazie, quelli ce li ho.
Dunque, come vi accennavo già prima, ci sono diverse tipologie di scarpe e ognuna di queste ha dei modelli leggermente diversi tra loro. Per esempio, prendiamo la tipologia dei sandali. Possiamo avere i modelli di sandalo basso, sandalo con tacco alto, sandalo gioiello, sandalo alla schiava e così via. 2 volte all'anno in tutta Italia c'è la stagione dei saldi, dopo Natale e a metà estate. Durante i saldi i negozi offrono la loro merce a un prezzo più basso del solito, grazie a una percentuale di riduzione sul prezzo originario, lo sconto. La taglia per le scarpe si chiama numero. Per un adulto medio si va dal numero 36 al numero 44. La commessa chiede che numero porta e noi rispondiamo porto il numero. Il calzascarpe è lo strumento che ci aiuta a indossare le scarpe. Una scarpa poi ha diverse parti: la suola, la linguetta, i lacci, la tomaia e, non in questo caso, ma il tacco. Esiste poi anche una cosa che si chiama la soletta ed è una sottile suola mobile di sughero o altro materiale leggero che si mette nella scarpa in aggiunta per farla aderire meglio al piede o per tenere il piede più caldo e asciutto. Perfetto, allora, gliele porto in cassa. Gradisce anche dell'altro, non so, un paio di scarpe con il tacco, ballerine, infradito. Sì, ora che ci penso, visto che ci sono i saldi, ne approfitto. Mi servirebbero degli stivali. Stivaletti alla caviglia o stivali al ginocchio? Al ginocchio, in pelle, neri, con una cerniera. Semplici e con il tacco basso. Ne avete qualcuno? Proprio così no, ce li abbiamo marroni, altrimenti neri con il tacco alto, oppure in velluto. No, niente, non fanno per me. Vada per le scarpe da ginnastica allora. Le serve anche il prodotto per pulirle? No, grazie, le pulisco con spazzolino e dentifricio. I rimedi della nonna. Quanto le devo? Dunque, in totale sono 85 scarpe e lacci. Pago con la carta. Prego. Grazie e buona giornata. Grazie a lei. Arrivederci. Ecco lo scontrino. Fare per qualcuno significa essere appropriato per qualcuno. Andare bene perché rispecchia i gusti di quella persona. Al contrario, se diciamo non fa per me, significa che pensiamo che quella cosa non sia adatta a noi e ai nostri desideri o gusti. Vada per invece è l'espressione che utilizziamo per introdurre ed enfatizzare la nostra scelta finale. Avete presente quando siete al ristorante e siete indecisi su cosa ordinare? Bene, quando finalmente avete le idee chiare, potete dire, per esempio, vada per la caprese o vada per la pizza margherita e così via. E adesso, come promesso, vediamo delle espressioni idiomatiche relazionate con le scarpe. Togliersi un sassolino dalla scarpa, che significa liberarsi di un peso, rivelando quello che è sempre stato taciuto per convenienza o per non provocare risentimenti. Dopo averlo fatto, ci si sente meglio. Proprio come quando ci si toglie un sassolino che si era infilato nella scarpa. Non ti sopporto. Ecco, l'ho detto, mi sono tolta il sassolino dalla scarpa.
Adesso puoi anche smettere di parlarmi se preferisci. Tenere un piede in due scarpe. Significa non prendere una posizione decisa tra le parti, così da tenersi tutti buoni e non subire danni, anzi, provando a ottenere vantaggi da tutte le parti. Non puoi dire alla gente di destra che sei di destra e alla gente di sinistra che sei di sinistra. Tenere un piede in due scarpe è da vigliacchi e io pensavo che tu non lo fossi. Appendere le scarpe al chiodo. Questa espressione ha due significati, uno più letterale e un altro più esteso. Quello letterale significa smettere di praticare una certa attività sportiva a livello agonistico, perché l'idea è che molto spesso per un'attività sportiva si utilizzano le scarpe e quindi appenderle al chiodo dà un po' l'idea di metterle da parte per non usarle più. Ma per esteso questa espressione significa anche ritirarsi dalla competizione, smettendo di svolgere una determinata attività che prima invece si svolgeva con regolarità. E non deve essere necessariamente uno sport. Si possono appendere le scarpe al chiodo in amore, quindi quando si rinuncia a cercare la propria anima gemella, perché magari si decide di cambiare lavoro, quindi ci si prende un periodo sabbatico. Tutta l'Italia ha pianto quando Totti ha appeso le scarpe al chiodo. Fare le scarpe a qualcuno significa ingannare qualcuno in modo sleale, fingendo di essergli amici per poi rubargli qualcosa che prima era di quella persona. Si usa principalmente in ambito lavorativo, per cariche o promozioni. Mentre lui era in malattia, il collega gli ha fatto le scarpe e ha ottenuto la promozione al suo posto. Ah, e ovviamente fare le scarpe non ha niente a che fare con fare la scarpetta, che è tutta un'altra cosa, decisamente più buona. Anzi, scrivete nei commenti se nel vostro paese è comune fare la scarpetta o se in generale voi, nell'intimità della vostra casa, la fate. Personalmente la faccio tutto il tempo. Grazie per la precisazione, però è vero, sono curiosa anche io di sapere quale sia il vostro rapporto con la scarpetta. Anche io sono vittima della scarpetta. Già più di 1000 persone si sono iscritte al nostro corso Italiano in contesto. Con esso ti aiuteremo a migliorare la tua capacità di fare conversazione in italiano in qualsiasi contesto di vita reale. In banca, al bar, in concessionaria, in pizzeria, eccetera. Abbiamo preparato per te una serie di video lezioni. Per ogni video lezione troverai i sottotitoli in italiano e in inglese, la trascrizione con le definizioni delle parole e delle espressioni, esercizi automatici per metterti alla prova e la possibilità di porci le tue domande nei commenti, a cui risponderemo entro 24 ore. Cosa stai aspettando? Con il codice coupon SCARPE il corso sarà tuo per sempre a soli 79 euro. Il link è in descrizione. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia aiutato a imparare cose o parole, espressioni nuove e spero che possiate utilizzarle quando sarete in Italia, perché si sa, le scarpe italiane sono sempre buone, no? Se invece siete in Italia e avete un problema con i vostri denti, avete bisogno di andare dal dentista. Lo so, non è mai piacevole, ma è sempre importante conoscere tutte le parole e le espressioni
delle cose un po' spiacevoli che possono capitare durante un viaggio. Quindi se volete saperne di più su come comportarsi quando si va dal dentista in Italia, ovviamente ho realizzato un video proprio su questo argomento, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnamo.com. E non dimenticate anche di lasciare un bel mi piace al video se vi è stato utile, condividetelo con chiunque voi vogliate, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!